tempo d'attesa? 1 minuto e mezzo. Ma 1 minuto e mezzo il meridionale, ma manco lo percepisce. Restate fino alla fine perché alla fine ho lasciato il mio comico italiano preferito. Ricevo molto spesso, sia dai miei studenti sia dai Lernamici nei commenti, domande sugli accenti italiani. Così, in questo video ho preparato per voi varie clip di comici italiani provenienti da varie città. Le guarderemo insieme. Vi lascerò qualche secondo per provare a indovinare la città di provenienza, dopodiché ve la dirò e vi darò anche delle caratteristiche di ogni accento. Siete pronti? Cominciamo! Siccome non mandavate cambiarmi a Teolada, fa tutta quella cosa, io prendevo il 31 Barrato, vestito da Derrick, che poi mi ricorda uno spettacolo che fece Pippo Baudo, che l'uomo che entrò dentro, com'era, che era nella televisione, sì. Più o meno una cosa. Sì. Mi sono fermata un attimo, avete già capito di che accento si tratta? Ma non mi trovavano più, perché io avevo trovato un monitor acceso con una telecamera puntata, mi stava a fare tutte le prove. No! Lui è molto molto simpatico e parla un po' velocemente, non trovate? Allora, secondo voi lui di dov'è? Ebbene, lui si chiama Max Tortora, è un attore comico italiano di Roma. Allora, innanzitutto la trasformazione di alcune vocali. All'inizio lui ha detto non mi andava de cambiame, non mi andava de cambiame. Sarebbe non mi andava di cambiarmi. Non diventa nun. Mi diventa me. E di diventa de. Non mi andava de. Invece di non mi andava di. E anche dopo lui ha detto non mi trovavano più. Non mi trovavano più. Me stava a fa. Mi stavo. Un altro fenomeno interessante è la trasformazione delle consonanti. Invece di dire cambiarmi, ha detto cambiamme. Quindi rm è diventato una doppia M. Inoltre assistiamo molto spesso alla rimozione delle ultime sillabe. Per esempio, me stava a fa. Sarebbe mi stavo a fare. A contratto stavo in stav, unendolo alla preposizione a successiva, stava. E poi ha detto fa invece di fare, mangià invece di mangiare, dormì invece di dormire. Però un altro fenomeno interessante nell'accento romano, che in questo caso in particolare non abbiamo sentito, però è così comune a Roma, è anche la rimozione di sillabe centrali. Ad esempio loro dicono famo invece di facciamo, andiamo invece di andiamo. Insomma, cosa dire dell'accento romano? È diretto, ironico, è un po' graffiante, ha una sua, tra virgolette, aggressività, però molto molto simpatica. Andiamo, famo, vedi, non me di, è qualcosa del genere. Mi scuso con i romani, spero di aver imitato bene il loro accento. Procediamo con la seconda clip. Per tutte le cose per cui sono prima stato costretto a essere tollerante, sai quando dicevi sì anche quando in realtà era no, ora sono stufo. Ma dalle piccole cose, quello dell'operatore telefonico che mi chiama 3 volte alla settimana, se li chiami tu ti metti in attesa, allora anch'io dico un attimo le passo il titolare, schiaccio il viva voce. Lui di dov'è, secondo voi? Ebbene, lui si chiama Andrea Pucci ed è di Milano. Complimenti a chi lo aveva
indovinato? Innanzitutto, loro pronunciano le vocali molto chiuse. 150. Oppure quanto tempo, mentre. Inoltre, la loro parlata è molto veloce, rapida. E le frasi hanno un ritmo incalzante. Ma allo stesso tempo, tutte le sillabe sono ben distinte. Avete notato che non ci sono troppe variazioni di tono? È abbastanza regolare. Tutto è molto lineare, ma allo stesso tempo incalzante, come dicevo prima. E questo non sorprende, perché parliamo di Milano e quindi anche l'accento milanese è pragmatico, è efficiente, meno teatrale di altri. Pratico, riflette il carattere operoso, dinamico della città. Prossima clip. Cioè voi avete la metropolitana, capito? Questo mezzo meraviglioso che ti porta da una parte all'altra della città, la velocità, cioè proprio ciu ciu ciu, no? Velocissimo. Noi abbiamo l'autobus, un autobus, che quando passa l'autista manco si ferma, ti saluta. Poi avete pure il display, con la scritta, tempo d'attesa. 1 minuto e mezzo. Ma 1 minuto e mezzo il meridionale, ma manco lo percepisce. Ah, lei è fantastica. Avete capito di dov'è questa donna? Lei è di Palermo, quindi l'accento che avete appena sentito è l'accento siciliano. Lei si chiama Teresa Mannino. Avete notato la differenza di pronuncia rispetto ad Andrea Pucci? Mi riferisco in particolare alle vocali. Le vocali siciliane sono molto aperte invece. Meravigliosa. Tempo d'attesa. L'ho letto. Quando l'ho letto. Spesso per enfatizzare. Ma che cosa? Ma che bello! C'è molta più enfasi e serve proprio per dare intensità emotiva al racconto, drammaticità. L'accento siciliano è molto espressivo, molto teatrale. Era un tono molto più lento rispetto a quello di Andrea Pucci. Voi l'avete riconosciuto? Vediamo la prossima. Lui è un TikToker, in realtà credo che sia nato proprio su TikTok. Daniele, gli esami del sangue dove sono che mi serve? Nel computer. Nel computer. Tanto è facile togliere su. No, devi venire tu, io non ce la faccio a fare queste cose. Ascolta, chiudi tutte le finestre. Fatto? Sì, fatto. Oh? Adesso c'è una cartella lì. Sì. Aprila. Dovrebbero essere lì dentro i documenti. No, non ci sono, Daniele. Ah, no, è vero. Li ho spostati nel cestino. Come nel cestino? No, non c'è. Stai controllando bene? Sto controllando bene, Daniele. Ma cosa hai trovato dentro il cestino? Il latte dell'altro giorno. Il latte dell'altro giorno. Ma che cestino hai controllato? Quello della cucina. Ma secondo te devi controllare quello Ma cosa ne so, Daniele? Avete capito lui di dov'è? Ma lui viene dalla Sardegna. Cosa possiamo dire dell'accento sardo? Innanzitutto, le vocali, anche qui sono molto aperte. Che cosa? Oppure dove sono? Gli esami del sangue dove sono? Acceso. Molto spesso loro raddoppiano anche le consonanti. Ad esempio anche l'aggettivo sardo, loro lo pronunciano più come sardo, quasi come se ci fossero 2 D. Anche all'inizio quando loro dicono non ci sono, quasi rafforzano la S. Questo loro rafforzare le consonanti crea un effetto battente, che talvolta viene quasi percepito come robotico. Vi faccio sentire in particolare un pezzo che il ragazzo Dani Cabras, lui si chiama Dani Cabras, c'è un pezzo
in cui si nota questo effetto battente quasi un po' robotico. No, devi venire tu, io non ce la faccio a fare queste cose. Devi venire tu, io non ce la faccio a fare queste cose. Mi dispiace, non sono brava a riprodurlo, ma l'idea è che loro pronunciano ogni singola sillaba, rafforzando le consonanti una immediatamente dopo l'altra. Io non ce la faccio a fare queste cose. Una bella curiosità riguardo l'accento sardo è che è l'accento più conservatore d'Italia. Probabilmente per via del fatto che la Sardegna è un'isola e, a differenza della Sicilia, è più lontana dalla terraferma. Quindi ha conservato molte caratteristiche anche del latino che sono andate perse altrove. I raddoppiamenti consonantici e la precisione delle vocali lo rendono molto riconoscibile, ma allo stesso tempo un po' duro alle orecchie di chi non è abituato. Che ne pensate? Avete riconosciuto l'accento sardo di Danica Brass? Mi ricordo, era un pomeriggio, faceva anche caldo, ricevo questa telefonata. Parla. Senti, secondo me tutti anche me, perché non ci capivo niente. Se vogliamo iniziare una collaborazione devo venire a casa tua. Insomma, mi invita a casa, Mi vieni in via Zambia 77. Cassi, non vi dico per trovare la casa. Fino a che la trovo col cuore proprio palpitante, citofono. Allora, sì, probabilmente avete riconosciuto Teresa Mannino, la donna che abbiamo visto poco fa nella clip. Però, indizio, no, l'uomo non è siciliano come lei. Ditemi un po', di dov'è lui? Allora, se avete sbagliato qui, mi arrabbio molto. Sto scherzando. Però lui infatti viene dalla mia stessa regione. Ecco perché. Lui è pugliese, proprio come me. Si chiama Checco Zalone. Il suo accento è barese, come il mio. Quindi qui posso parlare per ore, non lo farò perché altrimenti potreste annoiarvi, ma vediamo le caratteristiche principali. Innanzitutto, la presenza dello schwa, questa lettera molto particolare che si pronuncia quasi come E, alla fine delle parole. A Bari noi non diciamo casa, noi diciamo cas. Noi non diciamo strada, noi diciamo strad. Lui ha anche detto non ci capivo niente. Niente. Sarebbe non ci capivo niente. Poi dice anche insomma, invece di insomma. L'effetto è un po' soffocato, nel senso che infatti le parole sembrano tagliate alla fine. Inoltre, molte vocali sono chiuse, come la O. O. Noi non diciamo cosa, noi diciamo cos, la cos, la cos. Sembra quasi una U, dove per noi è dov, dov. Attenzione. Spesso tendiamo a sostituire delle consonanti con altre. Per esempio, la T dell'italiano standard con la D. Invece di ingiustamente diremmo ingiustamente, e sostituiamo spesso la C dell'italiano standard con la G. Invece di incredibile diciamo ingredibile o ingredibile. E secondo alcuni c'è una cadenza molto particolare che sembra quasi arrabbiata anche quando stiamo scherzando. Facciamo quella cosa.
per esempio. Ma sì, facciamo quella cosa. Attenzione. Scusa, come hai fatto questa cosa? Sarebbe, scusa, come hai fatto questa cosa? Scusa, come hai fatto questa cosa? Mi diverto un sacco. Noi tronchiamo le parole e spesso la vocale che rimane si chiude per compensare la perdita della parte finale. Cos. Come se la parola, perdendo la parte finale, concentrasse tutta l'energia sulla vocale che rimane. A proposito di Bari, prima di continuare con la prossima clip, se volete sapere di più sulla città, non dimenticate di guardare il bellissimo vlog che ho realizzato lì con mia madre e mia zia. Credetemi, ne vale la pena. Lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Ma restate là perché abbiamo ancora altre 2 clip. Procediamo con un'altra donna. Oggi parliamo, state tutti bene attenti, dei detersivi per la lavastoviglie e per la lavatrice. Allora, tu prendi questa pastiglia, la metti nella scatolina. In quel preciso istante tutti gli abitanti di questo disgraziato pianeta si fanno un'unica domanda. Ma sto nylon che c'è sopra la pastiglia si deve togliere o non si deve togliere? Allora, lei ha molta energia. Di dov'è? Lei si chiama Luciana Littizzetto ed è di Torino. Quindi vediamo un po', le vocali sono molto chiuse. Cosa stai dicendo? Cosa stai facendo? Attenti, avessi, praticamente. Avete notato come anche la velocità è costante? Lei pronuncia sempre tutte le sillabe, ma lo fa con una velocità costante, uniforme, non ci sono accelerazioni improvvise per dare più enfasi, come per esempio faceva Andrea Pucci di Milano. Inoltre alcune consonanti finali sono deboli, che è proprio l'opposto rispetto magari ad altri accenti italiani, ma è un'influenza del francese. Praticamente la T di praticamente è meno forte. E avete notato come il tipo di comicità e ironia è anche asciutto, nel senso energico sì, ma non teatrale. Si percepisce un po' l'eleganza nordica e quindi un ritmo più controllato. E ultimo, ma non per importanza, anzi, come vi dicevo prima, lui è il mio comico italiano preferito. Vediamo un po' di chi si tratta e vediamo un po' se riuscite a capire la città da cui lui proviene. Ma mia madre, quello che mi ha fatto a me in tutti questi anni è difficile da spiegare. Mia mamma fa una frittura, prende quel pentolone e tutto quell'olio che emerge all'interno è una cosa incredibile, perché inizia a friggere di tutto, parte dal baccalà, passa al capitone, passa ai calamari e poi a un certo punto va nel delirio. Tutto quello che trova in cucina lo butta in da pentola. Una volta disse mio padre, disse Mari, complimenti per questa mozzarella in carrozza. Rispose mia mamma, Raffaele sputola, te stai mangiando la spugna dei piatti. Allora, chi ha capito di dov'è lui? Allora, lui si chiama Alessandro Siani ed è di Napoli. Una caratteristica, devo dire, è molto simile all'accento barese. Anche i napoletani tendono a tagliare l'ultima sillaba delle parole. La frittura invece di frittura. Mia mamma, quello che m'ha fatto a me, cioè fat invece di fatto. Qui c'è anche un errore grammaticale perché ha ripetuto
a me, quindi sarebbe mi ha fatto a me. Sicuramente lui l'ha fatto per dare più enfasi al suo discorso. Anche le vocali dell'accento napoletano sono più chiuse, avete notato come lui ha detto capitone invece di capitone. Un'altra cosa molto molto particolare dell'accento napoletano, il modo in cui loro pronunciano la S, soprattutto quando questa è seguita da una consonante. Lui ha detto spiegare invece di spiegare, pronuncia dell'italiano standard. Lui ha detto la spugna invece di la spugna. Sputala invece di sputala. E un'altra cosa, anche loro, come molti in realtà in tutta Italia, l'abbiamo un po' visto, raddoppiano le consonanti. Invece di dire incredibile, incredibile. E anche loro, come i baresi, tendono a modificare un po' delle consonanti. Lui ha detto lo butta rinda a pentola invece di dentro, rind. Sostituire la D, dentro, con la R, rind. Hai detto diventa arit, rit. Loro mangiano talvolta la parte iniziale delle parole, oltre che la parte finale. Non dicono ascoltare, dicono ascoltà. Non dicono imparare, dicono imparà. Non dicono università, ma università. Però è indubbio che l'accento napoletano è pura emozione, pura musicalità. Così musicale che è un piacere sentirlo. Ogni frase sembra quasi una piccola canzone, con questi continui sali e scendi dell'intonazione. Allora, fatemi sapere nei commenti quanti accenti avete indovinato e se questo video vi è piaciuto. Vi ricordo che ho realizzato un video simile, ma un po' diverso, in cui commentavamo insieme l'italiano di celebrità straniere che lo stavano imparando, lo stanno studiando e lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto lasciate anche tanti mi piace e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale, ma allo stesso tempo di iscrivervi anche alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram, dove riceverete, udite udite, non soltanto una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video, ma anche materiali esclusivi, completamente gratuiti, sulla lingua, sulla cultura, sull'attualità italiana per fare pratica e per migliorare il vostro italiano. Non dimenticate poi di seguire Learnamo su tutti i social e di passare dal nostro sito web learnamo.com se cercate la trascrizione scritta dei contenuti dei video che pubblico su YouTube. Con questo è tutto, io vi saluto, ma restate là perché ci rivedremo prestissimo in un nuovo video.